Bella raga, bentornati in un nuovissimo video. Come avrete già letto dal titolo, oggi siamo qua per commentare e analizzare una partita della nazionale che appunto si è appena qualificata per giocare ad agosto i Giochi Olimpici 2024 di Parigi, che se non lo sapete è la competizione più ambita da ogni atleta sulla faccia della terra. Tutti sognano di giocarla. Per darvi un'idea, io ho giocato l'Universiade, che vabbè non si può paragonare a un'Olimpiade, però è stato veramente incredibile, con una cerimonia d'apertura pazzesca, villaggio per gli atleti, fatta proprio come un'Olimpiade ma in miniatura. Quindi non mi immagino neanche cosa significhi giocare un'Olimpiade, è il sogno veramente di tutti. Ma ragazzi, non perdiamo tempo, allestiamo qua lo studio, che non è uno studio, e iniziamo ad analizzare. Partiamo subito sullo 0-0 con l'Italia in battuta, la via per la precisione in battuta da 1 verso 5, ricezione esclamativa, palla per Leal, coperta dal muro e rigiocata, palla alta per Micheletto, viene difesa ancora, free ball per l'Italia, appoggio perfetto di Balaso, primo tempo di Anzani con muro 2, bella assistenza del Brasile, ma c'è il punto, primo punto per l'Italia. Andiamo sull'1-1, questa volta battuta tattica di Flavio che va a colpire la zona di conflitto tra la via e Balaso, una ricezione in R4 però vicino alla rete, Giannelli secondo me appena in ritardo sulla palla ma va ad attaccare di seconda in un modo incredibile, bellissima palla. 2-1 per l'Italia. In questa azione vediamo Russo in battuta, guardate bene la sua battuta, ha questo lancio float ma che riesce benissimo a trasformare in una battuta ibrida, quindi spin, lancio float, va spin forte sulla riga, bellissimo ace, 6-4 per l'Italia. Un'altra azione molto bella è questa dell'11-10 con in battuta Simone Giannelli, lui batte da 6, ragazzi la battuta da 6 salto spin è complicata a livello proprio di numeri, di statistiche, genera molte più ricezioni esclamative e meno, perché arrivando da 6 si fa più fatica a decidere le zone di conflitto, quindi le competenze che ha un giocatore in ricezione, non avendo traiettorie nette come da 1 e da 5. Battuta, palla esclamativa sui 3 metri, bellissima palla dietro per Darlan, grandissima difesa di Balaso, si genera una free ball per il Brasile, chiamano questa in, la rivediamo, guardate come Lucas salta lontano per andare ad avvicinarsi al palleggiatore, quindi aggredirlo tra virgolette e andare ad attaccare al centro del campo. Molto bella questa chiamata, che però si può fare principalmente con la palla perfetta, già con la palla staccata è molto più complicata. In battuta appunto c'è Lucas, anche lui da 6, va a cercare zona 1. In questa partita il Brasile ha cercato molto spesso zona 1, almeno fino adesso. Si genera questa palla un po' a filo alta sulla rete, guardate qua raga, un grande pregio di Simone Giannelli è che ha un'altezza sopra la rete incredibile, riesce ad andare ad alzare a una mano per Yuri Romanò che fa questo attacco in palleggio spinto che però riescono a difendere, con però una difesa meno, non è attaccabile questa palla, free ball per l'Italia, appoggio ovviamente perfetto, magari non troppo alto, infatti guardate come Giannelli è costretto ad aspettare un po' a saltare il centrale, gioca questa pipe in mezzo alla 7, l'assistenza di là è incredibile, sono più attenti alla pipe che al primo tempo e c'è il muro del Brasile. Battuta ibrida però al contrario rispetto a quella di Russo, quindi col lancio spin dove poi andrà float, a cercare la zona di conflitto tra Balaso e Micheletto, questa volta chiamata in primo tempo vicino, gioca ancora la pie per Micheletto, guardate l'assistenza che fa il Brasile sulla pie. Incredibile, c'è un altro muro e siamo 19-12 per Brasile. Ancora una battuta ibrida, questa volta a cercare la via in posto 5, ricezione positiva perché attaccata alla rete, non perfetta perché non ha troppa altezza, però lo stesso buonissima. Giannelli aspetta il centrale, serve questo primo tempo molto veloce per Anzani che attacca e facciamo punto. In battuta c'è Darlan, molto fastidioso con la battuta perché tira veramente forte, infatti guardate la nostra linea di ricezione da 3 giocatori passa a 4, battuta forte in zona 1, Balaso tiene viva la palla dietro per Yuri che trova un angolo incredibile, alto lungo, questa raga è imprendibile, se dovete attaccare la palla mirate sempre gli angoloni.
questo esempio è perfetto. Siamo 23-17, in battuta c'è ancora Darlan, quindi fase allarme. Per chi non lo sapesse, raga, la fase allarme è una rotazione in cui devi fare cambio palla alla prima perché il battitore è molto forte e non bisogna farlo entrare in serie. Non è questo il caso perché ricezione buona, c'è questa bella apertura da parte di Giannelli per Yuri Romanò che tira alto sul muro perché guardate come rimbalza la palla. Ma c'è il muro di Leal che lo guarda anche male da ex compagno di squadra e ex compagno di pallacoppie. Set ball per il Brasile, battuta sempre di Darlan verso zona 1, palla positiva, si gioca questa pipe sovrapposta al primo tempo che non viene calcolato e c'è il muro su appunto la pipe di Lavia. Da notare come sono attenti al centro della rete i brasiliani. Secondo set, in battuta c'è Flavio, flot sulla via. Ricezione perfetta, palla vicina di Giannelli, bella diagonale di Yuri che viene difesa, palla alta per Leal, Giannelli toglie le mani, lui decide di andare in diagonale e prende la murata. Siamo 2-1 raga. E da un centrale andiamo all'altro centrale, Russo in battuta con sempre l'attenzione alla sua variazione molto insidiosa come ho detto prima. Questa volta va Flot a cercare Leal che sicuramente è il ricettore da cercare nel Brasile. Palla perfetta questa volta, palla dietro per Darlan, un filino corta, ma raga la palla corta è sempre buona. Altra variazione ma al contrario, quindi con lancio spin e Flot a cercare zone di conflitto tra Balaso e Micheletto. Primo tempo velocissimo, centro rete vicino di Anzani ed c'è il punto dell'Italia. Ottimo side out per entrambe le squadre. Yuri in battuta con la sua battuta a banana va in posto 5 fortissimo, palla veramente alta da palleggiare per Cacioppa che gioca questa ottima pipe per Leal che tira dritto per dritto senza neanche guardare troppo il muro. Guardate come Giannelli dalla sua posizione, quindi che si sta preoccupando del posto 4, va ad aiutare il centrale centrorete la pipe. Però raga, questo è un bel attacco. E andiamo sul 14-8 con in battuta Anzani, la sua Flot sempre a cercare Leal, ottima ricezione alta sui 3 metri. E raga, qua abbiamo la stessa palla di Yuri di prima, però fatta da Darlan. Ottima palla, imprendibile, raga, non c'è niente da fare. Siamo 16-10, in battuta c'è Micheletto, battuta dritto per dritto su Leal, molto forte. Bruno fa quello che può per rigiocare la palla, riescono a buttarla di là solo in palleggio. L'Italia non perde tempo, decide di giocare primo tempo vicino, secondo me ottima scelta da parte di Giannelli questa chiamata, lo gioca, punto. Notate come Giannelli ha decisamente cambiato gioco dopo che ha visto che il muro avversario stava più attento alla pipe che al primo tempo, ha iniziato a giocare molti più primi tempi con ottime percentuali. Ci ritroviamo così sul 24-15, set point per l'Italia. C'è una sostituzione, entra lo specialista di questa nazionale della battuta, Riccardo Sbertoli, entra tantissime volte per fare questo fondamentale, lo fa veramente molto bene, tant'è che guardate. Battuta clamorosa sulla riga di posto 5, Leal non può fare niente se non cercare di tenerla viva, la palla è viva ma è una slash nell'altro campo che Micheletto non fa altro che spaccare nei 3 metri. 1-1, situazione di parità. In battuta c'è un'altra fase allarme, Yohan Di Leal, che decide però di non forzare la palla in zona 6 su Balaso che mette la palla lì. Giannelli può fare quello che vuole, decide di aprire per Micheletto, palla leggermente lunga quindi non ha la parallela, guardate, va a fare questo cut shot alla beach volley perfetto e trova l'1-1. Siamo 9-4, nel campo italiano c'è stata una sostituzione, è entrato Porro per la via. In battuta comunque di là c'è Lucarelli che senza paura ovviamente tira forte verso posto 6. Apertura di Simone Giannelli, muro a 1, ma raga Leal qua si è mangiato la palla. Praticamente l'ha presa prima che Yuri attaccasse. Monster block e 10-4 Brasile. Siamo 15-8, in battuta sempre Brasile con Darlan, va forte in posto 6, ricezione perfetta di Alessandro Micheletto, diagonale stretta di Porro, bellissima con un muro anche piazzato, un po' in ritardo ma piazzato, bello, niente da dire, ottimo punto, gran bell'ingresso in campo.
Siamo 16-11, in battuta c'è Anzani e intanto abbiamo fatto altri due cambi. Galassi per Russo, Bovolenta per Romanò. Battuta flot su Leal, riccia esclamativa. Gioca lo stesso questo bellissimo primo tempo, non troppo anticipato ovviamente perché la palla come vedete è staccata. Muro piazzato, ottima copertura, palla alta per Lucarelli che piazza il pallone tra 6 e 1, difesa di Anzani, raga, ottima, però un po' vicino alla rete. Giannelli, come ho detto prima, ha un'altezza incredibile sopra al nastro, palleggia una mano per Micheletto, come vedete non poteva palleggiare come se fosse perfetta dato che era lì e non aveva il tempo di andare a fare tutta la rincorsa verso zona 4, quindi è già lì, giocano questa sorta di primo tempo che riesce ad attaccare molto bene. C'è comunque la difesa, free ball per l'Italia, appoggio, palla ancora per Micheletto che questa volta raga tira una sassata in diagonale stretta pazzesca, grandissimo punto dell'Italia. Siamo 24-22, c'è il set point per il Brasile, in battuta sempre il solito Cacioppa P1, guardate la rotazione è invertita, quindi Micheletto si trova in posto 6 e andrà ad attaccare da zona 4, mentre Bovolenta che è in posto 4, spostato verso il centro del campo, andrà ad attaccare in zona 2. Questo, raga, non è fallo, nella pallavolo moderna c'è un sacco di volte, sta succedendo sempre più spesso e quindi finché funziona si fa. Questa volta, come vi ho detto, occhio a Cacioppa, tira una bella sassata, spin verso zona 1, sorprende Balaso, si genera free ball per il Brasile, palla per Lucarelli che gioca questo bellissimo mani fuori, cercato proprio, va a piazzare la palla sulla mano destra di Bovolenta che trova un bellissimo punto. 2-1 Brasile. In battuta c'è Micheletto che ovviamente dove andrà a battere? Ovviamente su Leal. Infatti zone di conflitto, Leal e il libero e ragazzi c'è un ottimo ace. Siamo 5-3, questa volta in battuta c'è Bovolenta che non pensa tanto, tira in 6 fortissimo, palla alta per Darlan che piazza di là, ottima difesa di Balaso, palla alta ancora, questa volta per Porro, colpo da beach volley in mezzo al campo, c'è un po' di fraintendimento nella parte brasiliana, per fortuna, e facciamo punto. Battuta sempre Anzani, va a cercare il solito Leal, palla alta per Lucarelli, alzata benissimo raga, guardate dove cadrebbe questa palla. Lucarelli ha tutti i colpi possibili immaginabili, salta, tira alto sul muro e trova questo bellissimo punto. E siamo sul set ball per riaprire definitivamente la partita e andare al tie break. In battuta c'è il capitano Simone Giannelli, salto spin, bellissima battuta sulla riga di posto 5 che prende un ace pazzesco. E diamo inizio a questo schiacciare tra virgolette. Siamo 4-4. In battuta c'è Lucao, batte da 6, forte verso zona 6-5, palla perfetta per, anzi esclamativa, per Giannelli che offre questo primo tempo per Anzani, attacca in pallonetto spinto con conseguente lamentele di tutta la squadra brasiliana che chiama il fallo, ma l'arbitro non ci sta. Punto Italia. Scrivetemi nei commenti se per voi era fallo questo. Siamo sull'8-10, in battuta c'è Giannelli, questa volta va flot corto sul libero che tiene solo viva la palla fuori dal campo per Bruno che alza questa palla alta per Leal, tira fortissimo sopra il muro, c'è il tocco del muro o forse no, non lo so. Fatto sta che la palla cade e quindi punto Brasile. Siamo 9-10, la palla va al Brasile con un altro battitore incredibile. Leal tira molto forte in posto 6, ricezione di Micheletto, palla alta solo giocabile, cerca di giocarla sul muro per andare a coprire, non è una brutta scelta, il problema è che il muro decide di fare questo. La palla non c'è possibilità per coprire ed è il punto Brasile, 10 pari e la partita si accende di nuovo. Questa volta siamo 11-10, in battuta va l'Italia con Micheletto, va a cercare il solito Leal che riceve molto bene, palla in testa Bruno, gioca questa 2 che ha fatto la storia del Brasile. C'è una gran difesa distinto di Simone Giannelli con un'alzata pazzesca di Bovolenta in tuffo, attacca dai 5 metri Micheletto e trova il punto, incredibile ragazzi. Siamo 12-11, Lucao torna in battuta, palla perfetta di Balaso
e si gioca questo primo tempo vicino, il Brasile non ha possibilità di fare nient'altro e quindi punto Italia e andiamo avanti, maciniamo punti. Match ball per l'Italia ragazzi, davanti a tutto il Brasile che sta guardando questa partita. In battuta c'è Lucarelli, va a piazzare questa palla su Balaso, perfetta. Giannelli aspetta il primo tempo per renderlo molto più credibile. Non gioca primo tempo, gioca la pipe sovrapposta che comunque è assistita molto bene a muro. Guardate qua come sono abbastanza composti, ma non c'è possibilità se non quella di toccarla. Punto Italia che si aggiudica la partita. Ragazzi, questa è stata la partita, spero che vi sia piaciuto il commento tecnico e questa analisi. Come sempre statemi bene, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale e niente raga, vi saluto come sempre, voi fate i bravi e ci vediamo prestissimo. Ciao raga!